Salusa 25 febbraio 2011. Con quello che sta accadendo in Medio Oriente, vi si chiede di mantenere la calma per non aggiungere turbamenti emotivi a quelli già in atto. Voi avete il vantaggio di sapere che quei popoli riacquisteranno la libertà, di conseguenza, il vostro aiuto consiste nello spandere la luce nei paesi in questione. Un'energia di pace, che infonde l'amore, avrà un meraviglioso effetto calmante tutto intorno. La rabbia e l'odio non fanno altro che alimentare quelle stesse energie, che fomentano i disordini, cui state assistendo. Arrivati fin qui, non è il momento di vacillare o temere le conseguenze perché, come ben sapete, la vostra vittoria sulle tenebre è indubbia. Le ripercussioni dei disordini si faranno sentire, in qualche misura, anche in tutti i paesi, obbligando le autorità a riflettere due volte prima di passare all'azione. Come voi, tutti sanno che i vecchi metodi hanno ormai fatto il loro tempo, ma si esita a promuovere una nuova impostazione, che richieda il cambiamento totale dal vecchio al nuovo paradigma. È tuttavia impossibile impedirgli di emergere, perché tutte le vostre energie sono impegnate a costruirlo e, pertanto, non potrà essere ostacolato. Inoltre, presto dovrà essere resa nota all'umanità l'imminenza dell'ascensione e questo fatto, per se stesso, contribuirà a portare in gran misura la pace nel mondo. A tutto ciò si aggiungerà il venire a conoscenza che ognuno di voi vive un numero infinito di esistenze, rendendo così la gente conscia della propria immortalità. Questo la spronerà a guardare al di là dell'esistenza presente ed a comprendere che ogni esperienza ha un fine specifico. Questo darà un significato a chi pensa di star sprecando la propria vita non vedendo un futuro e, di conseguenza, si sente profondamente demoralizzato. È giunto il momento, inoltre, di capire che siete voi gli unici giudici della vostra esistenza, e che Dio non infligge alcun castigo, né condanna le anime al purgatorio. Potete, infatti, pensare che l'inferno è sulla terra, e che ve lo siete forgiato voi stessi, essendovi stato conferito il potere di creare tutto ciò che desiderate. Adesso vi state accorgendo che quando dirigete le vostre energie per creare pace ed armonia sulla terra, così sarà. Essendovi elevati e mantenendo fermo il proposito di costruire un mondo migliore, sarete pronti ad accettare il vostro incredibile potere, una volta deciso quel che volete ottenere. Questo consente anche a noi ed ad altri esseri di luce di venire da voi e contribuire a realizzare la New Age. Vedrete, pertanto, il susseguirsi grandi avvenimenti, mentre la luce opera i suoi miracoli quando ogni speranza sembrava perduta. Fu sempre noto che il presente ciclo sarebbe terminato con l'ascensione, ma non fu certo fin quando il livello della vostra coscienza non compì grandi balzi avanti. Concentratevi su tutto quanto attiene alle vibrazioni più elevate, comprendendo che, pur godendo di maggiore libertà, occorre che le anime facciano uno sforzo per raggiungerle. Ancora una volta, occorre che questo faccia parte del loro progetto di vita e, in qualche caso, per riparare alcuni errori del passato. Ricordatevi, carissimi, che tale progetto lo concordaste prima di nascere sulla Terra, e che, pur godendo del libero arbitrio, pochissime anime desiderano modificarlo. Ogni qualvolta imparate qualcosa di nuovo, le vostre vibrazioni si innalzano, e questo è importante se desiderate ascendere. Tutte le anime attraversano un periodo di purificazione in cui si pareggia il vecchio karma, e questo è particolarmente necessario in questo momento. Certamente, le opportunità non mancano nel mondo attuale ed è meglio coglierle quando consapevolmente preparati a farlo. Dietro quanto accade sulla Terra, ci sono esseri superiori, che assicurano che tutto sia sempre sotto controllo. Anche noi della Federazione Galattica siamo ai loro ordini e possiamo essere chiamati a servire in nome di Dio. Tutto ha uno scopo e persino le azioni negative possono essere un mezzo per promuovere il vostro progresso spirituale. Infatti, esse spesso vi offrono l'occasione di svolgere un ottimo lavoro per la luce e di innalzare ancor più le vostre vibrazioni. Potete quindi constatare che nessuna esperienza è inutile, e che la dualità vi presenta di continuo delle prove.
Forse cominciate a vedere la vita in un modo alquanto diverso da prima, comprendendo che è stata pianificata a perfezione, anche se non potete vederne i vantaggi. La verità, non solo vi rende liberi, ma vi offre anche un motivo per sfruttare al massimo ogni esistenza, cercando di fare del vostro meglio in ogni circostanza. Questo accelererà la vostra evoluzione e, avendo in mente un traguardo preciso, continuerete a tenere gli occhi fissi su di esso. Entrate in voi stessi per scoprire il vostro percorso verso l'ascensione, che può essere del tutto diverso da quello altrui, e seguite la vostra intuizione. È utile avere una guida, ma, in fin dei conti, siate voi stessi e prendete in mano la vostra vita. Siete in grado di farlo ed il progresso sarà per voi molto più facile e soddisfacente. Non siete soli nelle vostre peregrinazioni ed altre anime, che hanno scelto di far parte delle vostre esperienze, troveranno modo di entrare nella vostra vita. Persino quelli che si dimostreranno vostri avversari, inconsciamente conoscono il loro ruolo e forse entrano nella vostra esistenza ad un unico scopo, per poi nuovamente sparire. Potete stupirvi che con milioni di anime in cerca delle proprie esperienze, tutto possa essere così bene orchestrato, ma è proprio così. Ci sono esseri potenti che sovrintendono alla vostra esistenza ed il loro potere è tale da superare la vostra attuale comprensione. Mentre i cambiamenti si susseguono, aspettatevi l'imprevedibile perché alcuni sorgeranno all'improvviso e ne sarete sorpresi se non addirittura deliziati. I nostri alleati hanno lavorato duramente per arrivare oggi a questo punto e ci possiamo dichiarare felici dei progressi compiuti. Avete delle bellissime prospettive per quest'anno, per non parlare del prossimo. Cercate, dunque, di essere pazienti ora, che siete alla vigilia di alcuni eventi veramente enormi, che vi daranno la prova, che cercate per rassicurarvi che tutto va bene. La portata di quanto sta avvenendo è immensa e, di conseguenza, lasciateci decidere, per favore, il momento più opportuno per andare avanti. Non vogliamo affrettare i tempi senza adeguata preparazione e, a bordo delle nostre navi, siamo attivissimi nell'aggiornare i piani di continuo. Di fatto, possiamo prevedere gli eventi accuratamente, ma non possiamo comunicarvi le date esatte perché è meglio mantenerle segrete. Io sono il siriano Salusa e vedo una terra in pieno tumulto, tuttavia, vedo anche la luce emergere più forte che mai. Questo vi garantisce di aver vinto già la battaglia. Il nostro immenso amore vi sospinge sempre più avanti e vi benedico tutti. Grazie, Salusa. Mike Quinsey traduzione Costanza 2003